Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò di questa mini smerigliatrice con motore brushless che mi ha inviato il sito Banggood. Ho deciso di parlarvene oggi, anche se la possiedo da alcuni giorni e nonostante le continue richieste nelle varie chat, perché comunque si è vista nei miei video, perché oggi usciva quella della Parkside che, come sapete, va a ruba, praticamente sparisce in un lampo. Quindi se non siete riusciti a trovarla, potete valutare guardando le caratteristiche tecniche di questa e vedendo come si comporta se eventualmente acquistarla o meno. Vi lascerò il link giù nella descrizione, vediamo se il fornitore riesce a darmi pure un codice di sconto. Ha una velocità di 19.500 giri al minuto, ha la funzione di quick stop, quindi una volta rilasciato il tasto si ferma immediatamente, e ha un sistema per bloccare il disco, quindi per permetterci di cambiarlo, che prevede lo scorrimento in avanti di questa parte. In questo modo il disco si blocca e ci permette di lavorare senza dover tenere premuto il tastino. Tra l'altro non si rischia neanche di premerlo involontariamente, non mi è mai successo, però è un rischio che si può correre. Il tasto ci permette di azionarla mantenendolo in questo modo, quindi poi per bloccarla basta semplicemente premerlo e si ferma in un istante. Le batterie però sono da 12 volt, ma non so quale sia il suo amperaggio. Ho cercato anche sul sito e non sono riuscito a reperire nessun tipo di informazione. Adesso guarderemo dei tagli che ho eseguito, parlerò con una voce fuori campo, vi farò vedere il suo comportamento, tagliando comunque del metallo che sia sottile. Vi ricordo che questo tipo di utensile nasce per tagliare lamierini, accorciare qualche vite, qualche tonnino, eccetera. Quindi vediamo come si comporta. Utilizzerò un disco Bosch e poi farò anche un paragone su un pezzo un pochettino più grande, da 3 mm e mezzo, con quella della Parkside. Vedremo che questa va in protezione sui pezzi difficili, però non si blocca. La sua protezione interrompe la rotazione, sollevando comunque il disco dal pezzo, inizierà a ruotare nuovamente. Invece quella della Parkside ha un sistema diverso, che non è un difetto ma è diverso, quindi ci richiede di dover spegnere e riaccendere ogni volta che va in protezione. Iniziamo. Si accenderanno anche dei LED su questo fianco che ci indicheranno il livello di carica della stessa batteria. Al momento abbiamo 2 LED accesi su 3. Da questa ripresa invece potete vedere il sistema Quick Stop che blocca subito il disco della smerigliatrice Banggood. Iniziamo questa prova quindi tagliando una vite M6. Come vedete riesce a tagliarla senza alcun problema. Ora proviamo con questo scatolato. Ha una misura di 1 cm x 2 cm e uno spessore di 2 mm per ogni parete. Considerando che sta tagliando 2 pareti contemporaneamente, in poche parole stiamo tagliando 4 mm. Ovviamente l'altezza è limitata alla profondità che riesce a raggiungere il disco, ma è riuscita comunque a completare il taglio. Questa invece è una vite M8, l'ho messa sulla morsa, purtroppo non l'ho fissata bene, quindi a metà taglio sono stato costretto a stringere bene la morsa perché si inclinava, ma nonostante tutto comunque è riuscita a eseguire tranquillamente il taglio e a dividere in due questa vite. Questo invece è un tubolare da 16 mm di diametro con uno spessore di 1 mm. Anche in questo caso è riuscito a tagliarlo perfettamente, considerando che sta tagliando sempre 2 pareti nello stesso momento. Questo lamierino invece proviene da una struttura che si utilizza per costruire le pareti in cartongesso ed è un campo secondo me ideale per l'utilizzo di questo utensile. Come vedete è riuscito a farlo in pochissimo tempo. Adesso invece con un disco da sbavo, sempre da 76 mm della Parkside, sto facendo una limatura di questo bordo per dare un'inclinazione simile a quella di un coltello, anche se le mie intenzioni non erano quelle. Però come vedete sta riuscendo tranquillamente a lavorare senza andare assolutamente in sofferenza, quindi consentendoci di dare una limatura alle superfici che ne hanno bisogno. Adesso con l'utilizzo di un disco multimateriale che permette di tagliare plastica, legno eccetera, farò la prova su questo pezzettino molto sottile che come vedete riesce a tagliare tranquillamente. Poi ho fatto la prova pure su un listello di legno, sia tagliandolo dalla parte più lunga che tagliandolo dalla parte più corta. Ovviamente con questo tipo di disco si può tagliare il legno, ma non provate a farlo con i dischi normali.
Anche la plastica su questo tubo molto duro è riuscito a tagliarlo senza alcun problema. È andata in protezione una volta, ma come vi dicevo, nonostante la protezione, riparte tranquillamente senza costringersi a spegnere e accendere. Ora facciamo un'ultima prova su questo pezzo AL da 3 mm e mezzo. Ovviamente taglierò sempre fin dove mi consente di arrivare alla profondità di questo tipo di smerigliatrici. La noterete andare in protezione più di una volta, però come vi dicevo poco fa, noterete che riparte in automatico senza agire sul tastino di accensione. Come vedete mi indica 2 tacche durante l'utilizzo, 3 tacche quando è in stand by in questo modo, ma durante il lavoro si abbassa, ho notato che addirittura lampeggia. Per correttezza voglio fare una prova anche con quella della Parkside, su quella che ci somiglia di più, il primo modello, entrambe con le batterie più piccole. Non voglio utilizzare la batteria da 4 A per non fare troppe disparità. Vediamo se questa Parkside, pure con il disco della Bosch come quella che ho appena provato, mi dà delle prestazioni superiori, simili o inferiori. Anche quella della Parkside, come sappiamo, va in protezione, però come caratteristica ha quella di costringerci a premere il tastino per poi premerlo nuovamente per riavviarla. Ripeto, non è un difetto, ma una sua caratteristica. Allora, diciamo che siamo su per giù allineati. Quella della Parkside va in protezione e bisogna riavviarla. Questa invece abbiamo bisogno di riavviarla ogni volta, quindi diciamo che potrebbero essere degli utensili allineati. Se non avete trovato questa, date un'occhiata a quest'altra per poter valutare eventualmente di acquistarla. Vi lascerò il link, un eventuale codice di sconto che potrebbe fornirmi il venditore e poi valutate voi. E allora ragazzi, cosa dire di questa piccola smerigliatrice angolare con motore brushless? Come avete visto, riesce ad eseguire tutti i lavori che non siano lavori gravosi che solitamente si fanno con questo tipo di utensili, quindi tagliare lamellini sottili, accorciare delle viti, tagliare piccoli scatolati che non abbiano uno spessore eccessivo, eccetera. L'unica nota negativa riguarda le batterie, perché obiettivamente non sono riuscito a capire di quanto siano, quindi dovrebbero riportarlo in realtà sia nel manuale di istruzioni che sul sito internet, però comunque riesce ad svolgere perfettamente il suo lavoro. Quindi giunto a questo punto non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video, sperando che vi sia stato utile e vi abbia dato la possibilità casomai di valutare questo acquisto. Ringrazio Banggood per avermi inviato l'utensile, vi do appuntamento a tutti i miei prossimi caricamenti, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella qua giù, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile e ci vediamo ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!